Benvenuti sul mio canale, benvenuti a tutti. Allora, dietro a ogni orchidea c'è sempre una storia. Ci sono dei personaggi che hanno scoperto l'orchidea, delle storie intorno all'orchidea. Non a caso a questo c'è proprio l'orchideria di Morosolo. Abbiamo fatto un ordine da Giancarlo Pozzi, lo volevo condividere con voi. Allora, loro hanno un canale su YouTube e hanno un gruppo Facebook, c'è Giancarlo Pozzi con i figli, con Edmondo. È una vita dedicata alle orchidee, una vita veramente di passione, di storia, di personaggi, di cose, di luoghi, di eventi. C'è tutta una passione che penso che se la portano dalla giovane età. Quindi dietro a loro c'è tutto un mondo di conoscenza. Orchideria di Morosolo, sempre a Varese. Hanno fatto anche un libro, Orchidee, storie e personaggi. Nel gruppo Facebook trovate tutte le domande e le risposte ai più dubbi, ai più grandi quesiti della coltivazione delle orchidee. Sul canale YouTube trovate 1400 video o addirittura 1500, non lo so quanti video hanno fatto, ma in cui raccontano tanta di quella storia, per cui alla fine uno, quando Giancarlo Pozzi chiede come vi siete appassionati alle orchidee, è con voi, perché con 1400 video innanzitutto ci fate compagnia e poi ci regalate tanta di quell'esperienza che alla fine non è più una semplice pianta, ma diventa una storia, o una storia dietro ogni orchidea, o una storia dietro ogni personaggio, una storia dietro a tutti. Ho preso delle Masdevalia piccoline, a coltivarle in casa non sarà facile perché sono un po' da fresco e da umidità. Qui nelle Marche abbiamo poca umidità e poco fresco in estate. Sono 7 miniature, piante piccoline di Masdevalia che poi dovrò essere bravo a custodire. Allora, sono impacchettate anche queste alla perfezione, sono tenute con tutti questi chips di polistirolo. Qualcuno li utilizza questi chips di polistirolo e anche come sottofondo quando avete bulbophyllum, quando avete piante un po' particolari che non hanno molta radice, come base. Ho visto dei canali esteri in cui li utilizzano anche come sottofondo per drenare un po', per evitare che poi ci sia troppa acqua sul fondo. Sono finite, sono 7 Masdevalia piccoline, le apriamo, cerchiamo di vederle insieme, sono carinissime. Chiaramente è una sfida la Masdevalia perché non tutti hanno, quindi io sono uno di questi, il clima adatto per tenerle. Ci proviamo, ci attrezzeremo con gli umidificatori. All'interno della prima incartata c'è una seconda incartata, in modo tale che il bark non cada e la pianta non subisca il danno durante il trasporto. Allora, nell'orchideria di Morosolo veramente traspare tanta di quella passione che quante volte Giancarlo chiede sui video come vi siete appassionati alle orchidee, ma uno anche se non si appassiona per forza, perché sentendo tutta l'energia, quel vigore che traspare da loro. Questa c'ha i fiori ma non sono stato io. Guardate che spettacolo, questa è la Masdevalia. C'ha i pelucchetti, però guardate che bellezza, guardate che particolarità. Ora a farla rifiorire io sarà un piccolo problema. Questa è la Masdevalia, la triangularis, sì. Ne ho prese 7, sono piccoline, guardate che meraviglia. Il problema è per me mettermi poi all'opera per cercare di dare. Me l'ho studiata un po', e quando uno prende un'orchidea dovrebbe un attimo studiare prima il posto, il luogo, per metterle, perché sennò rischiamo di comprarle poi, no? Di non avere sufficiente umidità o sufficiente ambiente per loro. Guardate questa in Spagna quanto è carina, non me li ricordo i nomi, ma è la nidifica rossa, bellissima. Questa si è forse un pochino sollevata, poi la rimettiamo giù. In Sfagno, quella forse dovrebbe essere in barca. Sono bellissime. Allora io vi invito a seguire il canale su YouTube di Giancarlo Pozzi, Orchideria di Morosolo,
e perché veramente tanti video, ho risposto a qualunque domanda. Mi ricordo che mi ha colpito quando all'inizio vidi uno dei primi video, poi sotto Covid hanno veramente fatto anche una parte, una missione umanitaria di compagnia per le persone che sotto il Covid non si poteva uscire. Masdevalia Erradure, se si pronuncia così, poi vedremo. Andiamo avanti. Durante il Covid hanno fatto veramente tanta anche compagnia quando eravamo rinchiusi dentro, quindi da lì nasce un po' la passione di ascoltare. Ricordo quando si parlava dell'oddicesi, del dendrobium e l'oddicesi, mi ricordo che mi colpì il fatto che era un reverendo, un missionario che scoprì varie piante che diede un contributo notevole. E quindi da lì mi ricordo che quando c'è l'oddicesi deriva dal reverendo che ha avuto quella passione. Bellissima questa qui, la Rolfeana. Questa è la Masdevalia Rolfeana. Adesso il problema mio è trovare il posto per quest'inverno, non ho difficoltà. Per quest'inverno non ho difficoltà nella gestione. Il problema sarà quest'estate quando avremo picchi di calore che loro non sopportano e picchi di poca umidità che loro non sopportano. Per il resto, eccoci qua. Quest'altra è un'altra bellissima Masdevalia, è la Shroediana. La Shroediana. Siamo a 3, 5, 6 e 7. Queste sono tutte le Masdevalia. La passione per le orchidee Giancarlo la spiega nel suo canale YouTube come è nata in lui, ma la trasmette da tutti i pori. È un maestro, veramente possiamo dirlo che è un maestro di storie, un maestro di personaggi. Non a caso ha scritto il libro Orchidee, Storie e Personaggi, che trovate sempre da Amazon. Questa è la striadella, la Masdevalia striadella. Se mi perdo i bigliettini sono finito. Bene, speriamo di sigillarli questi bigliettini, se alla fine mi confondo, non ho così esperienza. E Giancarlo ha una conoscenza delle orchidee da paura, quindi di salire tutto quello che riguarda la concimazione, i vasi. Diciamo è una vita spesa per le orchidee, quindi è una vita, ha conosciuto i migliori esperti di orchidee e quindi vi invito, questa è la Casei, la Masdevalia Casei, Masdevalia Casei, la Rolfeana, la Striadella, la Triangularis, la Shroediana e la Erradure. Io sono strafelice di aver fatto questo acquisto, sono piccoline, cercherò di metterle al fresco, cercherò di tenerle meglio possibile, quindi se volete conoscere un posto dove si vendono orchidee, dove c'è passione, dove c'è talento, dove c'è voglia di condividere, voglia di portarvi anche voi a quella passione. E questo è un po' il senso di come ho acquistato la passione per le orchidee, ascoltando chi ne ha da vendere di passione. E quindi magari ecco, non ho un'esperienza tale per cui mi sono avvicinato alle orchidee, chissà per quale avvenimento della vita, no, semplicemente che il periodo Covid, il periodo in cui trovi persone che hanno tanta, ma tanta passione da vendere, ma tanta voglia di trasmettere attraverso proprio tutti i loro pori della pelle tutta quella passione che hanno e si vede, si sente poi nel canale loro. Questo è un unboxing fatto dalla orchideria di Morosolo, che è sempre a Varese, e quindi se volete conoscere un posto diverso, dove ogni posto dove vendono le orchidee, ogni posto ha una sua caratteristica. Con l'orchideria di Morosolo conoscete tutto il retroscena dell'orchidea, tutta la storia, tutta la caccia selvaggia che hanno fatto le orchidee. Conoscete quanto tante volte no, l'accanimento umano quando c'è una novità porta poi all'estinzione della specie stessa, quindi per cui oggi tante orchidee devono avere un certificato, perché sennò rischiamo di non avere no, il certificato che riconosca che sono piante coltivate in serra che nessuno è andato a prendere, a rubare dall'ambiente. Quindi se volete conoscere un po' di storia, se volete acquistare un po' passione con il dietro le quinte che c'è con le orchidee, tutto quello che poi ve le farà apprezzare di più, perché sì, sono piante, sono orchidee,
ma quando uno comincia a capire il luogo dove vengono, il posto dove vengono, le temperature, tutto l'ambiente che c'è dietro, chi l'ha scoperte e tutta questa storia, poi con le ricerche che hanno fatto oggi sulla genetica, lo dice sempre Giancarlo nei video, si sono riusciti anche a ottenere dei ibridi che sono ancora più belli delle piante botaniche, quindi oggi la ricerca è andata avanti e c'è un altro gruppo Facebook, orchidee degli scemi, le orchidee degli scemi, praticamente sono le orchidee che sono sempre più piccoline, che poi alla fine uno all'inizio acquista piante grosse, piante che occupano spazio, poi alla fine nel corso del tempo lo spazio diminuisce, non è più spazio e le piante si rimpiccoliscono. È così che nasce poi una nuova passione, che è la passione per le orchidee più piccoline, le orchidee che forse qualcuno non apprezza o non le vanno subito a scorgere perché qualcuno nota prima le piante, quelle più grandi, le piante più appariscenti, in realtà c'è tanto anche nella miniatura e non a caso c'è anche il gruppo sempre gestito da loro, orchidee degli scemi, che sono quelle più belle praticamente, quelle che hanno dei fiori spettacolari, però dovete prendere tante volte la lente di ingrandimento. È il percorso che ho fatto anch'io, ho preso piante che poi sono cresciute a dismisura e oggi se vuoi comprare piante devi andare sul piccolo, quindi automaticamente riduci lo spazio, però scopri, nonostante tutto che riduci lo spazio, scopri un altro mondo di orchidee. E quindi come mi sono innamorato con le orchidee? Grazie alla passione che traspare da loro, la passione per cui non puoi rimanere indifferente e non puoi far finta di niente. Bene, vi ho fatto conoscere un altro posto dove potete acquistare splendide orchidee con tanta storia, con tanta passione e con tanti personaggi dietro. A presto, grazie di avermi seguito.